Oh, ciao a tutti, ben ritrovati, sono Davide Martini, questo è il mio canale e oggi andiamo ad iniziare con una nuova rubrica, una nuova playlist, chiamatela un po' come vi pare. Come avrete notato, magari già dalla copertina, parliamo di poker bassi. Cosa vuol dire poker bassi? Vuol dire che di volta in volta sviscereremo, diciamo così, un bassista attraverso quattro suoi celebri brani, quindi cercheremo di capirne un po' le sue caratteristiche principali andando appunto a suonare, a vedere un po' appunto quattro brani eseguiti da lui nella sua carriera e cercheremo appunto di raccontarne un po' la storia, di capirne un po' la strumentazione, il sound, eccetera. Ovviamente per chi mi conosce magari già lo sa, per chi non dovesse conoscermi ma magari ha visto qualche video avrà intuito, uno dei miei bassisti diciamo così top, forse il numero uno in assoluto da parte mia, è Flea, bassista delle Red Hot Chili Peppers, e da qua voglio iniziare. Attenzione, aggiorneremo questa rubrica circa una volta al mese, quindi cercheremo appunto di parlare mensilmente di un bassista diverso. Oggi parto da Flea, partiamo quindi dai Red Hot Chili Peppers e vediamo un po' di capire cosa fa questo bassista, come suona, in che modo, magari qualcuno già lo conosce, spero, mi auguro, sicuramente lo conoscerete già, ma non tutti magari sanno che la carriera dei Red Hot Chili Peppers parte addirittura nel 1984. Infatti nell'84 uscì il loro primo disco, omonimo dei Red Hot Chili Peppers, che fino a prova contraria non fu proprio, diciamo così, ben accolto dalla critica. Diciamo che i Red Hot già dalle origini avevano questa forte tendenza a mischiare un po' le carte, si passava dal punk al funky, quindi rock, funk. Flea, attenzione, non ha mai nascosto il suo amore per il jazz, anche lui è anche un trombettista, magari qualcuno di voi già lo sa, e i Red Hot stessi appunto cercavano di miscelare un po' diverse tendenze. I primi tre dischi non furono un enorme successo, vuoi anche probabilmente il comportamento degli elementi da sbarco, diciamo così, della band, che non erano proprio degli stinchi di santi, tanto è vero che nell'88 il primo chitarrista slovak muore di overdose, questo lascia un po' ben capire che tipo di band fosse. Arrivò a quel punto Frusciante, chitarrista storico della band, che rimase poi appunto nella band fino a non molto tempo fa. Insieme a lui entrò nella band anche Chad Smith, batterista, che poi appunto è tuttora nella band, quindi i due elementi che poi hanno portato avanti insieme a Kiddis, cantante, e il nostro Flea, i Red Hot Chili Peppers per un bel 20 anni e passa di carriera. In questi 20 anni hanno fatto un po' di tutto. Il primo disco che fecero i quattro insieme fu Mother's Milk, album che uscì nell'89 e che effettivamente si dimostrò decisamente più maturo rispetto ai primi tre, ma se vi immaginate i Red Hot Chili Peppers del giorno d'oggi, diciamo che non c'entrava proprio assolutamente niente. C'era molto funk, c'era molto anche punk, rock ancora, le sonorità erano decisamente molto più grezze rispetto a quelle attuali, molto poco pop, c'era parecchio rap e Flea si divertiva come un matto a sleppare. Ai tempi utilizzava fondamentalmente un Music Man, uno Stingray 4 corde, però la cosa bella, particolare, è che era veramente un martello. La sua caratteristica peculiare è di prendere un basso e pestarlo come un dannato e ottenere un suono che ha solo lui, quindi quando si immagina uno slap di un bassista comune e si immagina poi quello di Flea, sono due cose effettivamente diverse. Flea metteva anche nello slap questa grinta, questa cattiveria da rockettaro, da punk proprio, non lo dico, lo ripeto, ma perché proprio lo disse anche lui tempo fa in un'intervista, che lui nasce proprio da quell'ondata lì, e quindi il pestaggio duro sulle corde, insieme però a una fortissima tendenza a delle ritmiche funk, l'ha portato a essere il bassista che oggi, che conosciamo ancora tuttora, e che però, appunto, a mio modo di vedere, negli ultimi anni può aver perso un po' di quello smalto. Non lo perdeva invece nell'89, quando appunto su Mother's Milk registrava la parte di basso di Stone Cold Bush, che fa più o meno così. Ascoltiamolo un attimo.
Ecco, Stone Cold Bash, che dire di questo brano, caratterizzato da un fortissimo slap, una parte di slap veramente grintoso. Questo è il modo in cui Slap Flea, tra l'altro appunto con un Music Man, con un sound decisamente hard rock volendo vedere, però era questa la sua particolarità, in quegli anni non si sentivano molti altri bassisti suonare in questo modo, lui portò quello che è tipicamente funk in un genere molto più spinto, le parti cantate erano spesso parti rappate in realtà, e quindi questo insieme, questo crossover, come veniva chiamato ai tempi, era un miscuglio, una roba totalmente nuova e Flea risultò essere effettivamente uno dei bassisti più imitati in quel periodo, in quel contesto storico. Passarono un paio d'anni e i Red Hot in studio sfornarono, a mio modo di vedere, il loro capolavoro, che è Blood Sugar Sex Magic. Lì riuscirono veramente a trovare l'amalgama perfetta tra tutti i vari elementi di cui abbiamo parlato, quindi lo slap, il funk, il rock, la melodia. Attenzione, in Blood Sugar Sex Magic ci sono alcuni brani lenti, storici, pensate banalmente a Under the Bridge, ma a me piace molto anche Cool Dave Light, per dirne un'altra. Un disco che assolutamente non si può non avere, non solo per i bassisti, credo un po' per tutti. Dal punto di vista bassistico, in particolare, secondo me quello che fa Flea su quel disco è veramente qualcosa di maestoso. Questo ne è un esempio. Ecco, sicuramente un classico, Give It Away, l'ho anche già analizzato molto tempo fa, uno dei primissimi video pubblicati qua sul mio canale in cui appunto mi divertivo a suonarci un po' sopra. La parte di basso di Give It Away non è in slap, però la cosa bella è che molti, ricordo che negli anni 90 pensavano lo fosse perché effettivamente lui, tra l'altro appunto sfruttando le caratteristiche del Music Man tra l'altro fatto modificare per lui ai tempi con un ponte un po' più grosso, adesso non ricordo esattamente i dettagli, comunque diciamo che il suo obiettivo era come sempre mantenere questo suono enorme, questo suono veramente molto più che rock a mio modo di vedere, però riuscendoci poi a suonare delle parti appunto con l'aggiunta di ghost note, delle parti tipicamente funky. Questo è il riff principale di Give It Away, in cui sentite mette subito questa ghost, questo legato, questo hammer-on e arrivare a questo sol che è la settima dell'accordo. È una parte che potrebbe tranquillamente stare in un brano funk anche di altro tipo, ma suonato come fa lui diventa questa cosa. Poi pensate al rap sopra, tutto il resto, insomma questo è proprio il marchio di fabbrica loro e questo disco secondo me raggiunsero veramente l'apice. Passarono gli anni, Frusciante uscì per la prima volta dalla band, realizzarono One Hot Minute, che è un disco un po' particolare di cui non parliamo qua anche perché è veramente particolare. Subito dopo One Hot Minute Frusciante rientrò nella band e nel 2001, se non sbaglio, anzi scusate, nel 99 l'anno di uscita, poi il disco diciamo ebbe uno strascico enorme perché fu veramente un enorme successo commerciale e fu Californication. Californication vide alcuni brani a mio modo di vedere all'altezza addirittura di Blood Sugar Sex Magic, unitamente ad altri brani magari un pochino più commerciali per il periodo. Diciamo che Red Hot da quel punto in poi iniziarono a intraprendere una strada che li portò a essere sempre in testa alle
classifiche. Anche al giorno d'oggi effettivamente vedo persone che magari non erano ancora nate quando uscirono i primi dischi, ascoltarli e adorarli. Ovviamente i Red Hot del giorno d'oggi non c'entrano più molto dal punto di vista sonoro rispetto a quello dei primi dischi, infatti non arrivo neanche a parlare di brani recenti di Flea, perché effettivamente per quanto delle grandi parti di basso le suoni ancora, le scriva ancora, però il meglio, a mio modo di vedere, modestissimo modo di vedere, l'ha dato appunto con gli anni 90 e forse primi anni 2000. E appunto nel 99 su Californication era compreso anche questo brano, ascoltate. Ecco, questo in realtà era proprio il brano che apriva Californication, e già quest'intro suonata col distorsore violentissima, quindi ha questo suo suono solito dovuto alla mano, dovuto al suo modo di suonare proprio con una grinta pazzesca, con delle bacchette al posto delle dita, univa il distorsore. Metteteci anche che in fase di mix e anche di mastering, credo, il disco ricevette una spinta di volume pazzesca. Voi mettete Californication in macchina, per esempio, adesso sono un po' vecchio, lo so, magari adesso si usano altri mezzi, io ascolto ancora i CD in macchina, quando mettete Californication rispetto ai dischi prima dovete sempre abbassare il volume perché esce con una violenza sonora pazzesca. Questo forse era anche un po' il suo bello, quello che ha spinto molta gente ad apprezzare anche questo disco, unitamente al fatto che effettivamente ci furono ancora parecchi brani veramente interessanti. Di Around the World in particolare, oltre all'utilizzo del distorsore sulla parte iniziale che diventa quasi un riff chitarristico suonato col distorsore, legati eccetera, poi arriva la strofa, si svuota tutto e lui riprende con questo suo modo di suonare funk, sempre con una violenza nelle dita pazzesche, però le parti sentite. Sentite che sono proprio funkettare, quindi e mantiene sempre costante questa sua caratteristica. Pensate, siamo passati dall'89 al 91 e poi al 99, quindi nell'arco di 10 anni comunque tutto sommato il suo sound non è mai cambiato, ha sempre scritto delle parti di basso veramente geniali, ma in linea di massima vuoi sempre per questo Music Man, Stingray, 4 corde che pestava come un dannato, ma non sempre. Poi nel corso della carriera ha avuto anche Modulus, ha suonato anche Fender, volendo vedere, non è tanto lo strumento. Questo dimostra secondo me ulteriormente come il suono un bassista può averlo nelle dita, nella mano. A Flea date in mano qualsiasi basso, suonerà sempre con quella violenza, suonerà sempre con quel funky. Questo è quello che vi deve rimanere di un bassista, per poi ovviamente, una volta visto un discreto numero di bassisti, cercare la vostra strada, cercare il vostro sound. Quindi è questo un po' il senso, lo scopo di quello che stiamo facendo, del lavoro che stiamo facendo. Andiamo avanti negli anni. Dopo Californication arriva quello che è stato forse l'ultimo disco che io personalmente ho seguito dei Red Hot Chili Peppers, fu By the Way, che fu il disco, a mio modo di vedere, del cambio di rotta, nel senso che si apriva con la hit principale, la title track, ancora sull'onda di Californication come sound, per poi però contenere del disco già parecchie ballad, parecchi brani che rappresentarono un po' il loro modo di essere da lì in poi, e che quindi magari portarono anche Flea a scrivere delle parti di basso un pochino più semplici, o comunque non sempre farcire, diciamo, i dischi con quelle parti di basso a cui ci aveva abituato. Perdono un po' i Red Hot in generale del funk, guadagnano nel pop, nelle ballad, comunque cose assolutamente apprezzabilissime, ma effettivamente non è più quel marchio di fabbrica che avevano fino a quel punto. By the Way si apriva appunto con la title track, che è questa, ascoltiamo.
Ecco, in realtà mi sono divertito a modificare leggermente la parte dell'intro, lui non la suona così in bicordi, però ci vorrebbe un 24 tasti, insomma l'ho un po' riadattata. Comunque trovate come sempre tutte le tab e le partiture scaricabili in download dal mio sito e vi potete fare le vostre analisi. Allora, su By The Way che altro c'è da dire? Come sempre, allora lui in questo caso utilizza il drop D, ovvero la quarta corda diventa un Re, perché il brano è in Re, e suona questo riff principale, facendolo molto di ghost note, suonando come un dannato, poi con questa chitarra, sentite il sound della chitarra, non si sente sulla base ovviamente perché ho utilizzato una base dove non c'è, ma se ascoltate il brano vero sentite questo miscuglio di suoni della chitarra con il basso sulle frequenze basse che dà veramente quell'idea di spinta caratteristica appunto dei loro brani più famosi, insomma più storici. E questo è l'ultimo brano che ho analizzato, l'ultimo a mio modo di vedere degno di nota. Non è vero, ci sono state tante cose molto belle anche dopo, però diciamo che in questo lasso di tempo che va dalla fine degli anni 80 fino a metà, primi anni 2000, i Red Hot hanno dato secondo me veramente il massimo e Flea ha avuto modo in questo periodo di far sentire di che pasta è fatto, quindi questo è il suo sound, questo era il suo modo di suonare. Non mi sono soffermato più di tanto sulla strumentazione perché sappiamo tutti che comunque non è realmente quella che fa il suono. In studio la strumentazione che ha Flea e che hanno tutti i bassisti famosi difficilmente, a meno che uno possa permetterselo, buon per lui, ma difficilmente poi quando andremo noi insomma, nel pub potremo riprodurla così com'è. Ancora sui bassi, però se suonate un Musicman, ma anche se suonate un Fender localizzato in un certo modo, riuscite a ottenere il suono di Flea. Perché? Perché dovete averlo nelle mani, dovete avere l'idea di suonare in quel modo lì. Questo ovviamente oggi l'abbiamo sottolineato per il bassista dei Red Hot Chili Peppers, vale un po' in generale per tutti i bassisti. Bene, quindi direi che anche per oggi è tutto. Come sempre vi chiedo se vi è piaciuto questo video di farmelo sapere lasciando un commento o un like qua sotto. Potete sempre iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto, cliccando anche la campanellina per rimanere sempre aggiornati. Mi trovate come sempre dico oltre che su tutti i social, Facebook, Instagram, Twitter, che più ne ha più ne metta, anche direttamente a casa mia. Quindi vi saluto e vi rinnovo l'appuntamento per la prossima. Ciao ciao!